Buongiorno a tutti. Ho voluto apparire in video per un po', forse che non ci vediamo, quindi è importante un po' vederci. Innanzitutto ho voluto fare per dare a coloro che stanno studiando e che stanno praticando la spinta e quindi il motivo di non perdere ciò che stanno facendo, anche se attualmente il regime in cui si è sottoposti diventa più pesante. Io quello che mi auguro è che tutti voi rimaniate sempre molto sereni, molto tranquilli. Quello che ho detto ieri lascia molti interrogativi, lo so benissimo, ma è la verità, perché alla fine è quello che può essere anche visto e si evince da la tipologia di politica che è stata portata avanti da certi personaggi appunto del Nord Europa. Ora, come volevo dire, questo non deve spingere nessuno a usare mezzi che non sono leciti. Mi è stato scritto lottiamo, combattiamo, noi di qua, noi di là. Non è questo il modo, perché quando le stelle sono contro, ossia le stelle sono le forze che dirigono l'umanità, i pianeti sono le forze che dirigono l'umanità, i cicli sono le forze che dirigono l'umanità e che si rispecchiano addirittura fino al minuto secondo durante la giornata. Quando questo deve avvenire, nulla si può fare. La cosa che non è buona, come ho detto ieri, è che chi conosce queste cose solitamente usa il tutto come trova qualcuno e scarica tutto quello che deve essere scaricato su questo qualcuno, quindi questo è l'atto sacrificale. Ehm, Però tutto ciò deve dare, c'è la dimensione dell'azione attuale in cui si è, deve dare anche l'idea e la dimensione di quello che è stato generato. Tutto questo è stato generato. Ricordatevi che nulla accade a caso, anche le grandi epidemie della peste nera o di altro, quella dell'Ottocento, quella della spagnola, cose varie, non sono state fatte a caso, cioè non accade nulla mai a caso, è sempre per scritto. Tra l'altro anche addirittura anche le varianti, per esempio la variante che è stata prima nominata, variante Delta, deriva sempre da una delle forze stellari maggiori che esiste nel cielo, che è la forza che si trova nella costellazione Ofiuco, ossia la Delta. C'è la stella Delta, guarda caso, proprio quel nome. Non vado ad approfondire perché, insomma, ci vuole abbastanza tecnica e comprensione di questo, ma per dirvi che è inutile che pestate i piedi, dovete conservare invece la vostra energia per fare qualcosa di molto più costruttivo. Fare qualcosa di molto più costruttivo significa studiare, praticare, significa mettere in atto le tecniche che vi ho dato ovunque, vi ho dato, non voglio dire migliaia, ma almeno centinaia di tecniche e l'ho fatta apposta non per confondervi, ma per fare in maniera che ognuno trovi la sua, da tecniche alchemiche con ricette alchemiche a tecniche magiche, a tecniche deprogrammative, e le ho diffuse liberamente nei siti, le ho diffuse liberamente nei miei testi, nei miei libri, negli scritti, nel blog, nei video e negli audio che faccio, si può dire, giornalmente da 7 anni. Quindi la cosa che bisogna rendersi conto è che attualmente siamo in un periodo in cui l'unica via d'uscita è l'individualità. Non è vero che il gruppo riesce a fare qualcosa di meglio delle individualità. Attualmente invece no, il gruppo, e lo possiamo vedere con i social e tutto quello che ne consegue, è una tecnica di massificazione. Per questo che magari anche diventando antipatico a voi, molto spesso ho detto di lasciar perdere
social e tutte le varie situazioni, ossia di usarle per quello che deve essere usato, di non usarle per, cioè di non starci sempre appiccicato. Le tecniche ce l'avete. È chiaro che se invece di fare le tecniche, invece di fare le cose che servono per portarvi in alto, voi passate il tempo tutto, non dico tanto, ma tutto a fare altro, non riuscirete ad avere l'energia per poter avere la forza mentale per poter cambiare la vostra esistenza. Quello che volevo anche dire è una terza tecnica da poter fare per quanto riguarda l'aiuto a tutti, quello che abbiamo intrapreso. E questo ne parleremo tra poco. Però non è possibile andare avanti con questa tecnica se non avete fatto le due tecniche precedenti, perché le due tecniche precedenti, le cose precedenti dette, vi hanno preparato la mente e il corpo sottile, e quindi, ossia il corpo lunare, ad avere l'impatto giusto, diretto per quello che sto per dire. Va bene? Vi prego di, quando farete questa cosa che vi dico, di avere sempre con voi il talismano marziale, quello che vi ho fatto fare, sia a protezione ma come proiezione. Tenetelo, cioè mettetelo fuori, mettetelo e prendetelo, fate in maniera che sia sempre tenuto vicino a voi. Scusate, no, ok. Fatto questo, allora prendete il talismano, lo mettete di fronte a voi, guardatelo. Mentre lo guardate, inspirate in modo da assorbirne l'emanazione simbolica che essendo legata a Marte è molto potente. Quando vi sentirete forti, quando vi sentirete con un'energia molto alta, quando sentirete qualcosa che come se si fosse acceso dentro di voi, allora siete pronti a fare cosa? Ascoltatemi, chiudete gli occhi, fate 2 o 3 ispirazioni. Quando siete calmi, immaginate la persona politica che attualmente è al governo e prende le decisioni. Potete anche aiutarvi personalmente immaginando, avendo visto prima una fotografia o un'immagine. Cominciate ad emanare amore. In questo istante, per quanto vi possa essere antipatica la persona per idee politiche opposte, ma cominciate ad emanare amore. Non è possibile entrare in contatto con un essere se non c'è il senso dell'amore. Quando sentite di essere ad un livello di quella leggerezza e dolcezza di contatto che l'amore, il pensare con amore a qualcuno dà, siete pronti. In quell'istante cambiate il senso dei vostri pensieri e emanate pensieri di forza, lucidità, guida positiva della nazione a favore dei più deboli. Potete formulare con parole, mentre siete concentrati, e dire forza, mentre avete in mente la persona, forza, 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 amore, 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 aiuto per i più deboli, aiuto per i più deboli, aiuto per i più deboli, protezione dei più deboli,
protezione dei più deboli, protezione dei più deboli. E poi questa prima fase la terminate dicendo questo, sempre concentrandovi, avendo in mente la persona. Che la luce divina illumini la tua mente, rischiari e purifichi il tuo cuore e ti renda degno e capace di combattere in questo periodo di oscurità, disordine e caos. Questa è la prima parte. Ma, ripeto, è possibile farlo solo ed esclusivamente se sentite il senso di amore, il senso di contatto, di dolcezza con la persona. Se riuscite a fare questo, anche se la persona vi è antipatica, siete grandi. Fatelo per tutti. Fate in questa maniera, di modo che in questa maniera la psiche della persona piano piano comincerà a afferrare, comincerà a percepire. Fatelo ogni giorno. Questa è la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare, dopo aver fatto questo, quando vorrete, se avete un cellulare o un computer, accendete il cellulare o il computer. Che il cellulare sia connesso direttamente con una testata giornalistica o quello che sia in cui ci sia la fotografia del personaggio politico che attualmente guida una nazione. Fatto questo, dovete immaginare che il vostro sguardo entra nel cellulare guardando oppure nello schermo e immaginatelo. Il vostro sguardo entra e di conseguenza, essendo nel vostro cellulare, viene proiettato come dall'antenna del cellulare verso un ripetitore che è fuori, un'altra antenna. E questa antenna lo proietta un'altra, il vostro sguardo che sta andando e cammina da dove siete, immaginate che fa il percorso fino a dove si trova il personaggio. Dovrebbe essere al Palazzo dei Ministri, quindi dovrebbe essere in pratica in centro a Roma. Se non sapete dove, interessatevi a sapere qual è il posto dove di solito ha l'ufficio il primo ministro. Quando siete riusciti a sentire quasi di aver raggiunto, osservando questa specie di partenza e di arrivo, lo sentirete, nuovamente dite le stesse cose di prima. Forza, 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 pace, 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 aiuto per i più deboli, leggi per i più deboli, difesa dei più deboli, eccetera. Non ha importanza se ognuno di voi lo dice a suo modo, l'importante è ciò che sentite dentro e lo manifestate a parole. Vi dico già che non è possibile andare a influenzare altre persone per altri scopi. Questo è stato bloccato da me solo per fare questa cosa. Non è possibile fare diversamente, sia del male che di altro. Questo è possibile fare solamente del bene, perché viene direttamente agganciato alle forze protettive benefiche. Quindi, se qualcuno di voi ha un cuore oscuro, è meglio che si astenga dall'usare queste tecniche per situazioni non positive. Fate anche questo qui quanto più volete e nei vari giorni. Prima quindi la prima tecnica che vi fa entrare in uno stato di silenzio, di percezione interiore, no? Poi la seconda, la prima è una tecnica mentalista, la seconda è una tecnica che si basa direttamente sulla psicocibernetica e si basa su ciò che è la capacità, io la chiamo più che altro psicoelettronica, no? O dicono psicotronica, psicoelettronica, perché si basa sugli elettroni. Sappiate che accade veramente, perché gli elettroni in questo istante, quando voi state guardando una foto o qualcosa, stanno andando direttamente, quindi sia a livello mentale, sottile, sia a livello più denso, quindi elettronico, accade proprio quello che... Quindi si tratta solo di persistere.
Serve? Sì che serve. Se lo farete tutti, siete 200. Se lo farete tutti, potreste sorprendervi delle idee e delle prossime mosse che possono essere fatte o parole da parte della persona. Potreste scontrarvi con altri che stanno facendo il contrario. Quindi spingere in pratica i burattini, come purtroppo gli uomini sono dei burattini, non immaginate che sono loro a comandare, ma perlomeno promulgano delle leggi e delle cose ed è possibile riuscire a fare qualcosa. Quindi ci sono anche altri che stanno facendo l'opposto, va bene? Quindi persistete e vedrete miracoli, vedrete veramente c'è molti miracoli, molte cose. La seconda cosa che voglio fare, invece, oltre a questo, è andare a agire per quanto riguarda la capacità di aiutare a fermare sia le infezioni che le morti per l'epidemia. Non dico il nome, se no poi viene segnalato, cioè, sapete di cosa sto parlando. Quindi dovete fare la stessa tecnica, chiaramente non la seconda, la prima, e in questo caso dovete immaginare sull'Italia una specie di nube. Immaginate la cartina italiana, quindi l'Italia, immaginate che c'è una nube sopra, un qualcosa che la avvolge, un qualcosa di scuro, un qualcosa di negativo, un qualcosa di nebuloso, no? Come se ci fosse un temporale con le nuvole che sono sopra e che avvolgono tutto. Immaginate che dalla vostra mente e dal vostro cuore emanino dei lampi di luce, che sono luci di aiuto e guarigione. E quindi immaginate che partono come dei lampi da voi e arrivano su queste nubi e cominciano a squarciarle, aprendone dei piccoli pezzi, illuminando. Potreste aiutarvi guardando dei video precedentemente su YouTube o altri posti di temporali con tanti lampi, in modo che vi rimangono impressi e ogni lampo immaginate che è guarigione. Immaginate che c'è guarigione, cioè associate la luce alla guarigione. Un lampo guarigione si comincia ad aprire le nuvole, un lampo guarigione, l'oscurità si apre, un lampo guarigione e continuate a fare questo. Quando l'avete fatto un bel po' di volte, continuate ad immaginare l'Italia che ha ripreso a funzionare come prima, cioè ossia immaginate i tram che camminano, immaginate le auto, i bambini che vanno a scuola, le persone che vanno a lavorare, che tutto riprende alla normalità e che non ci sono problemi, non ci sono mascherine, non ci sono c'è malati, non ci sono ambulanze che circolano, cioè che tutto è prima, come prima che iniziasse. Immaginatelo e siatene certi che sia già avvenuto. Il segreto è questo. Dovete essere certi che è già avvenuto. Questo perché nel sottile non esiste il tempo. E passato, presente e futuro è tutto nello stesso punto e quindi è già conosciuto. E se l'essere umano, con la sua capacità, la sua conoscenza, il suo potere, e realizza questo, può riuscire a muovere qualsiasi cosa, quindi anche a generare quello che desidera. Quindi fatelo e rifatelo, questa è la seconda parte. In pratica immaginate gli ospedali vuoti, immaginate le persone che ridono, le persone che mangiano al ristorante, le persone che vanno al cinema, le persone... Lo so che potete dire, ci va bene maestro, però molto probabilmente ci sono anche altri che combattono per cambiare. Non ha importanza, non abbiate dubbi. E se lo fate, se lo farete da domani almeno, comincerete a vedere che la curva comincerà leggermente a scendere. È chiaro che siamo solo 200, fossimo 2000 ancora meglio, però già questo porterà tanto. Abbiate fede, abbiate forza, praticate quello che vi ho dato, praticate l'arte della pazienza, praticate l'arte del silenzio, cioè più sarete in silenzio, più mantenete l'energia per fare questo. Vi consiglio prima di fare questo di non parlare tanto, di non guardare sia ai precedenti che questo, non parlare tanto, non dire tanto,
Non guardare televisione, non guardare film, cioè mantenere la mente che sia più raccolta possibile. Se qualcuno vi disturba, di sì, sì, ne parliamo dopo e togliete dalla mente quello che vi è stato chiesto. Se potete, fatevi una doccia prima, se non potete, lavatevi il viso, lavatevi le mani, lavatevi gli organi genitali, in modo che le parti principali di emanazione della persona possano essere puri. Però, come ho detto spesso, la purezza dei pori è importante in questi frangenti perché porta direttamente alla riuscita diciamo, dell'estrinsecazione della forza. Va bene? Ascoltatemi e sarete sorpresi. Non abbiate timore, perché se fate ciò che vi dico sarete protetti. Mi raccomando, siate sempre tranquilli e sereni. Per ogni domanda sapete dove scrivere. Io vi saluto e praticate con il cuore e fate questo con il cuore. E vi ripeto, vedrete miracoli.